Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi siamo qui con Colette e con Regina, Ciao! che ci mostrerà come realizzare questo bellissimo look dai toni vivaci e brillanti che appartengono a una nuova collezione primavera-estate bellezza. Vi lascio il tutorial! Mi sono già avvantaggiata e ho realizzato la base viso alla mia modella. Ho utilizzato la BB Cream perché ho voluto darle l'incarnato molto luminoso e molto leggero. Vado a realizzare uno smokey eyes intenso ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare la pelle respirare un po' di più e lasciarla molto glowy. Quindi abbiamo utilizzato la BB Cream, l'ho stesa con il pennellino a punta che è molto semplice da utilizzare e riesce a raggiungere qualsiasi angolo del nostro viso facilmente. E ho tamponato la mia base per renderla un pochettino più opaca con il primer per le pelli grasse in polvere. Vado a sistemare le sopracciglia alla mia modella e per lasciarle sempre più naturale possibile vado a farlo utilizzando un ombretto marrone opaco. Per garantire una massima dorata del mio trucco vado ad applicare sulle palpebre superiori ed inferiori il primer per gli occhi. Vado a schiarire leggermente l'angolo interno del mio occhio e lo faccio con la nuova matita color nudo, applicandola direttamente sull'occhio subito dopo il primer. Ora vado a preparare la base per il mio smokey eyes, quindi vado a miscelare insieme la matita nera e il matitone verde. Questo passaggio mi serve per ottenere una base molto duratura, anche abbastanza intensa e per garantire diciamo, la presa per gli ombretti che vado ad applicare successivamente. Vado a prelevare il prodotto con il pennellino, miscelandolo insieme e lo vado ad applicare sull'occhio. Entrambe le texture sono in crema, quindi si miscelano facilmente tra di loro. Mi piace molto utilizzare delle basi cremose sotto, soprattutto quando faccio uno smokey eyes. Questo mi permette innanzitutto di avere un risultato più duraturo, ma anche di vedere la forma prima di lavorare con gli ombretti. Arrivata a questo punto io già mi rendo conto di come sarà il risultato finale del mio trucco, quindi è molto comodo anche per aiutarci un attimo. Nel caso in cui vogliamo variare leggermente la forma, il fatto che abbiamo utilizzato dei prodotti in crema ci permette facilmente di sfumare e aggiungere oppure togliere l'intensità da un punto magari indesiderato. Come primissimo step vado ad utilizzare un colore intermedio, mi prendo un colore leggermente più scuro del colore della pelle della mia modella e lo vado ad applicare su tutti i contorni del mio trucco. Lo smokey eyes prende il suo nome appunto dalla parola inglese smokey che significa fumo, quindi dobbiamo cercare di rendere i nostri contorni meno netti possibili. Per questo motivo partiamo sempre dal colore più chiaro che ci garantisce una sfumatura ottimale. Andiamo avanti con un altro protagonista di questa collezione e quindi andiamo ad utilizzare al centro della nostra palpebra mobile e anche sulla palpebra inferiore il colore opaco verde prato e lo facciamo utilizzando un pennellino piatto, quindi pressando il colore per ottenere la massima intensità e brillantezza. Nella parte finale del mio trucco vado ad applicare sempre un colore opaco e vado ad utilizzare questa tonalità del verde bosco. Lo prelevo sempre con un pennellino piccolino e in seguito lo sfumerò con un pennellino rotondo. Vado ad illuminare la parte interna del mio occhio e quindi lo faccio utilizzando questo color champagne. Mi aiuterà sia a dare luminosità all'occhio, ma anche a sfumare meglio il colore, quindi il più chiaro, la matita che abbiamo applicato proprio all'inizio per creare la nostra base e il verde. Come eyeliner vado a contornare le sue ciglia superiori con una matita nera. E vado ad applicare il mascara nero, Look at Me. Ora vi insegno come creare facilmente un illuminante in crema. Posso prendere qualsiasi correttore, lo vado ad applicare in punta del mio pennello che solitamente utilizzerei per applicare il blush e quindi lo vado ad applicare leggermente lo sfumo sulle setole. In seguito prendo un ombretto illuminante, in questo caso lo champagne il numero 01 e lo vado a tamponare sopra e lo vado ad applicare sulle parti più sporgenti del mio zigomo. Così riusciamo a creare un effetto un po' più naturale e conservare questo aspetto della pelle molto luminosa.
Vado ad utilizzare un blush, anche questo è il protagonista appunto della nuova collezione. Questo è il numero 01, è un blush rosato con diciamo delle perlescenze, quindi leggermente satinato, che vira un pochino sul dorato. Andiamo a lavorare sulle nostre labbra. Innanzitutto voglio preparare una base duratura e quindi vado a sfruttare il mio primer in polvere libera. Lo posso utilizzare anche come primer per le labbra, quindi prendo un pennellino da sfumatura e lo vado ad applicare sui contorni delle mie labbra. Facendo questa operazione il mio rossetto sicuramente durerà di più nell'arco della giornata. Come secondo step vado a utilizzare un prodotto nuovissimo. Questa è una matita trasparente che può essere utilizzata in molteplici modi. Ve ne faccio vedere due in questo tutorial. Innanzitutto è un'ottima matita per le labbra per poter sigillare tra virgolette i miei contorni, quindi una volta che vado a contornare le mie labbra fa sì che il rossetto rimane esattamente lì dove lo applichiamo e non va al di fuori dei contorni delle mie labbra. E come seconda cosa lo possiamo utilizzare soprattutto anche per le sopracciglia, quindi nel caso in cui voglio dare un aspetto alle sopracciglia molto definite ma anche libere e pettinate leggermente da una parte, applicando sopra appunto questa matita che contiene una buona percentuale di cera, succede che il sopracciglio è come se si mettesse un po' in piega, quindi lo possiamo utilizzare anche in questo modo. E infine ovviamente andiamo ad applicare il nostro rossetto. Questo è il numero 10, un magenta chiaro, l'ultimo arrivato insieme all'ultima collezione Bellesa. Lo vado ad applicare utilizzando un pennellino di precisione. Questo è il look completo, ovviamente potete decidere se usare sia con gli occhi che con le labbra oppure fare uno delle due ovviamente. Potete sostituire tranquillamente questo rossetto acceso con una colorazione un pochino più neutra, ad esempio andrebbe benissimo il numero 01 che è un nude perfetto color pelle e quindi lasciare il focus soltanto sugli occhi. Spero che vi sia piaciuta e ci vediamo con un prossimo video.